Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Come potete vedere, un nuovo video oggi con voi inizierò. Prima di iniziare questi nuovi video, che così vedremo insieme cosa farò con voi, volevo augurarvi innanzitutto un buona fine e un buon inizio anno. Quindi vi auguro di festeggiare con le persone più care a voi e di godervi ogni singolo istante con loro. Quindi una volta che vi ho augurato ovviamente una buona fine, un nuovo inizio ragazzi, e ovviamente prima di continuare con il mio video e mostrarvi più o meno cosa farò insieme a voi per questi nuovi video tutorial, volevo semplicemente ricordarvi di iscrivervi al mio canale e di supportare il mio canale, visto che in tanti siete che vi guardate i miei video ma siete in pochi ancora quelli iscritti. Quindi fatelo ora come un piccolo regalo di un nuovo anno per me, per augurarmi e supportarmi il mio canale. Adesso ragazzi inizierò e vi mostrerò più o meno cosa andrò a fare nei video successivi. Visto che Natale è un po' un periodo così spento, morto, dove non si sa mai cosa bisogna fare, allora perché no iniziare con le decorazioni di San Valentino. Io ho qualcosina già preparato, ma ovviamente sono solo delle piccole cose. Ho preparato così un piccolo pendente a forma di cuore, un sottotazza a forma di cuore e un sottopiatto a forma di cuore. Ovviamente ragazzi ho ancora tantissime idee da mostrarvi e ve le farò vedere ovviamente passo per passo, ma oltre a queste qui, a queste piccole decorazioni di San Valentino, ovviamente mi è venuta un'idea brillante. Ho deciso insieme a voi di ricreare questo bellissimo progetto, vi farò vedere progetto che andrò a fare insieme a voi dopo o allo stesso tempo, vedrò in base alle tempistiche. Quindi oltre a fare queste piccole decorazioni all'uncinetto di San Valentino, saranno queste ovviamente anche altre, ho tantissime idee. Ho acquistato questo libro ragazzi già da tempo, ho acquistato questo video, ma non ho mai avuto l'occasione di ricreare un video tutorial per ogni singolo supereroe che ho fatto. Li ho fatti alcuni in passato, ho fatto già un Spider-Man, ho fatto già il Captain America, ho fatto più o meno alcuni di questi, ma non ho mai ricreato un video. Quindi ho deciso di riproporre questi supereroi per farli insieme a voi, perché li ho fatti in passato ma non avevo ancora un canale YouTube per poterli fare per poter fare dei video. Adesso pensandoci ho detto perché non farli, e quindi ho deciso che quando farò dei video di San Valentino allo stesso tempo potrò anche ricreare uno dei bellissimi supereroi. Non so con quale inizierò, se voi volete che io inizio con qualcuno in particolare scrivetelo sotto nei commenti, che io posso iniziare col primo supereroe che voi mi indicate sotto nei commenti, se no inizierò dal primo che è nella pagina. Quindi spero che i tutorial di San Valentino vi piacciono, e ovviamente ragazzi come sempre vi ricordo ancora di iscrivermi al mio canale, di supportarmi, e ovviamente vi lascio al tutorial. Eccoci qua ragazzi, come primo video faremo questo cuoricino come pendente, o meglio come possiamo usarlo come vogliamo, come portachiave, come vogliamo. Ciò che ci occorre ragazzi per fare questo video, ci occorre ovviamente del filato rosso, dell'uncinetto e delle forbici, nient'altro. È il materiale che ci occorre per questo lavoro, ovviamente dell'ovatta per poter imbottire. Ecco qua, iniziamo con il tutorial. La parte esterna ovviamente dipende da voi se volete farla o non volete farla. Io l'ho fatta come decorazione, se volete farla è uguale, se non volete farla possiamo lasciarlo uguale e vi farò vedere com'è senza. Allora, iniziamo prendendo un uncinetto, ovviamente la misura dell'uncinetto e della lana me la lascio qui sotto in descrizione, così vi dico che misura di lana di filato ho usato e ovviamente la misura anche dell'uncinetto che ho usato. Allora, io partirò con il nodino iniziale, il mio cappietto, e farò 3 catenelle. Una volta fatte le 3 catenelle, 1 e 3, nella terza, ovvero nell'ultima, andrò a fare 2 mezze maglie alte, una
farò 2 maglie a 2 catenelle e giro il lavoro. Adesso in ogni mezza maglia alta farò un aumento, quindi avremo a fine 4 mezze maglie alte, 1, 2 e 3 e 4. Adesso ciò che dovremmo fare fino a raggiungere un certo numero di maglie, faremo sempre 2 catenelle, 1 e 2, giro del lavoro. Adesso nella prima e nell'ultima faremo un aumento e in quelle centrali faremo solo delle mezze maglie alte, quindi un aumento in mezza maglia alta nella prima, quindi 1 e 2, poi centrali facciamo mezze maglie alte, 1 e 2, e poi finali andremo a fare un altro aumento in mezza maglia alta, 1 e 2, totale di 6 mezze maglie alte. In ogni giro che andremo a fare ci alzeremo sempre con 2 catenelle, ci alziamo sempre con 2 catenelle, 1 e 2, e ogni giro dovremo fare un aumento iniziale, maglie centrali e un aumento finale. In questo giro abbiamo 6, poi andremo a avere 8, 10, 12, 14 e 16. Arrivati a 16 mezze maglie alte ci fermiamo. Quindi ciò che dobbiamo fare ad ogni giro è fare 2 catenelle, girare il lavoro, un aumento iniziale e un aumento finale. Quelle centrali lavoreremo solo delle mezze maglie alte normali. Quindi ci vediamo alla fine del giro, quando avremo 16 mezze maglie alte. Quindi una volta arrivate alle nostre 16 maglie basse, perché abbiamo fatto ogni giro un aumento iniziale e un aumento finale, siamo arrivati a 16 mezze maglie alte. Adesso a fine giro io mi alzo sempre con 2 catenelle, mi alzo sempre con 2 catenelle e volto il lavoro. Adesso andrò a fare 6 mezze maglie alte contro le 2 catenelle come prima mezza maglia alta. Andrò a fare la seconda, sono 2, 3, 4, 5 e 6. Nelle successive andrò a fare 2 diminuzioni consecutive senza chiudere le mezze maglie alte, quindi 1, alzo, solo 2, di nuovo 1, solo 2, ne ho 3, altre 2, 1 e 2, per un totale di 5 asoline. Andrò a metterle tutte sotto ad 1 ed eccoci qua. Resteranno le altre 7 che non lavoreremo. Arrivata a questo punto, 1, 2, giro il lavoro. Andrò a fare delle mezze maglie alte, 2, 1 e 2, e le ultime 4 io le vado a chiudere insieme, quindi farò lo stesso procedimento solo sotto 2 soline, filo sull'uncinetto, passo solo sotto su 2, di nuovo 4 e 5 soline, mi chiudo e we go. Quindi abbiamo 4 mezze maglie alte, 1, 2, e andrò a fare per 2 giri solo 4 mezze maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Andrò a fare l'ultimo giro, sempre 2 catenelle, volte il lavoro, e sempre 1, 2, 3 e 4.
una catenella aggiuntiva, taglio il lavoro e il primo lato è fatto. Nascondo il filo ed eccoci qua, poi dopo lo nasconderò meglio. Adesso vado a fare l'altro lato del cuore. Inserirò il filo dove abbiamo fatto questa diminuzione qui. Ups. Quindi nel centro mi inserisco e faccio 2 catenelle e andrò a lavorare 7 mezze maglie alte e andrò a nascondere anche la codina del filo sotto. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Taglio questo filo perché l'ho nascosto dietro al lavoro, eccoci qua. Adesso partiremo subito col fare la diminuzione, come abbiamo fatto qua, che l'abbiamo fatto esternamente. Adesso dobbiamo subito partire con la diminuzione, quindi 1 e 2, mi alzo e andrò a fare una mezza maglia alta non chiusa, prendo la seconda non chiusa, la terza non chiusa e la quarta non chiusa e avremo 5 soline. Chiudo tutte insieme e diventa una sola mezza maglia alta e poi il restante 3 mezze maglie alte, quindi 1, 2 e 3. E adesso finiamo il lavoro facendo 2 giri in più su 4 mezze maglie alte, quindi 1, una catenella aggiuntiva e ragazzi chiudo il lavoro e prima di proseguire io nasconderò già tutti i fili. Ci vediamo una volta quando ho nascosto tutti i fili. Una volta finito e nascosto tutte le mie codine dobbiamo farne uno uguale ed eccolo qua. Una volta fatti 2 uguali dovremo solo andarli a cucire insieme. Io prenderò la parte più bassa del nostro cuore, quindi la parte questa qua, e andrò semplicemente a cucire. Cosa farò? Prenderò il nostro filo, mi aggancerò su entrambi i lati e ragazzi ciò che farò è semplicemente delle maglie basse per tutto il giro. Fare adesso è seguire maglia per maglia uniformemente e chiuderlo. Eccoci qua, arrivati quasi alla fine del nostro cuore io prenderò la nostra imbottitura e inizierò a imbottire il nostro cuoricino. Ecco qua, una volta imbottito continuerò a chiudere questo lato sempre facendo maglie basse. Ci vediamo alla fine quando abbiamo terminato il nostro lavoro. Ecco qua, una volta chiuso il nostro cuore è finito. Allora, se volete fare la particolarità di questo qua, ciò che dovete fare ragazzi è fare 2 maglie bassissime, 2 catenelle e una maglia bassa nella seconda catenella e poi una maglia bassissima nelle prossime 2, quindi fare questo procedimento per tutto il giro, quindi 2 maglie bassissime, 2 catenelle, una maglia bassissima nella prima catenella e 2 maglie bassissime e di nuovo per tutto il giro. Arrivato qua io cosa ho fatto? Ho fatto 8 catenelle tra cui ho chiuso scusatemi, ho fatto 4 catenelle, poi ho chiuso di nuovo una maglia bassissima in una delle catenelle, ho rifatto le catenelle, di nuovo lo stesso procedimento, in una catenella ho fatto la maglia bassissima e ho riallacciato tutto qua.
Questo è per fare la particolarità nei dintorni, quindi alla fine sono 2 maglie bassissime, 2 catenelle, una maglia bassissima nella prima catenella e sempre 2 maglie bassissime, e fare questo per tutto il giro. Io qua cosa farò? Rifarò un giro di maglie bassissime invece in quest'altro, non farò lo stesso procedimento, farò solo delle maglie bassissime fino a raggiungere il centro del cuore dall'altro lato, dove poi farò le mie catenelle per fare tipo come pendente, e poi mi chiuderò con altre maglie bassissime senza arrivare nella V del nostro cuore. Quindi lasciando le ultime due, io andrò a fare 1 2 3 4 5 6 7 e 8, e allo stesso lato lascerò le due maglie qui e andrò in questa terza, mi allaccerò con una maglia bassissima, ovviamente come sempre ho sfilato il bottone, ok, quindi lascerò le prime due, 1 e 2 nella terza, e finirò fino alla fine del nostro cuoricino, quindi arrivando alla punta del cuoricino con maglie bassissime. Ed eccoci qua ragazzi, il nostro cuore è terminato. Ovviamente come ho già accennato in precedenza, potete fare uso di come volete, potete usarlo come gadget vicino a delle borse. Ovviamente potete fare il filo più lungo, così che potete inserirlo nelle borse, oppure metterci un portachiavi così da usarlo come portachiavi. Ovviamente potete anche personalizzarlo, perché potete fare delle lettere sopra a vostro piacimento, potete usare, oppure praticamente non fare questo, ovviamente non fare il filo lungo per poterlo appendere o poter usarlo in altri modi, e metterlo semplicemente come decorazione vicino ad un orsetto per poterlo regalare con un orsetto al vostro amato o alla vostra amata, oppure semplicemente ad un'amica. Quindi questo è il nostro cuoricino per oggi. Spero che questo video ragazzi vi sia piaciuto, e ovviamente come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di supportarmi e di lasciare un like. Al prossimo video, ciao!